Piegare la propagazione radio alle esigenze della rete. Ne parliamo con Viola Bernazzoli del Politecnico di Milano. Ciao Viola e grazie per essere qui. Ciao Lorenzo, grazie per l'invito. Immagino che quando si dica piegare la propagazione radio tu non intenda, violare le leggi della fisica, ma modificare il comportamento della rete in funzione di quello che la rete sta facendo, di cosa è collegato? Esatto, l'idea è quella di introdurre dei dispositivi che sono delle smart radio abili nel far rimbalzare il segnale, similmente a come quando la luce rimbalza su uno specchio, nella direzione desiderata in maniera tale da raggiungere il dispositivo in questione, ecco. Quindi, cioè, idealmente l'antenna si accorge che il dispositivo è coperto da qualche tipo di ostacolo e modifica la direzione della radiazione in maniera da rimbalzare su un altro ostacolo e raggiungere il dispositivo desiderato? Sì, questa sarebbe la challenge a cui noi siamo sottoposti. L'idea è proprio quella di, permettere al dispositivo che vuole connettersi alla rete di, connettersi anche attraverso questi canali secondari, se possiamo chiamarli così. Ovvero se il canale principale, quello in line of sight, quello che connette direttamente il dispositivo all'antenna è coperto da qualche tipo di ostacolo che nell'ambiente cittadino può essere un edificio, ad alte frequenze anche alberi possono essere di ostacolo per la comunicazione. In questo caso possono entrare in gioco quei smart radio devices che permettono di ottenere una strada secondaria, ecco. E immagino sia una soluzione sia software, sia hardware però, cioè se immagino serviranno antenne specifiche per questo tipo di attività. Sì, a livello di hardware appunto vengono installati queste smart radio, in punti strategici, c'è ci son persone che occupano di smart radio planning e appunto le installano in punti strategici. Invece a livello software da parte della base station, ovvero l'antenna a cui si connette il dispositivo, ci saranno appunto, del codice che implementa questa sezione in particolare. Si accorge della presenza del dispositivo in un'area che magari ha un canale migliore se il segnale passa attraverso queste smart radios e quindi utilizza quel canale in particolare. E immagino che il vantaggio, come dicevi tu, appunto, sia una migliore copertura, addirittura personalizzata per dispositivo quasi, no? Sì, praticamente sì, siccome sappiamo che, ci stiamo muovendo nel mondo delle millimeter waves, la frequenza, aumenta, gli ostacoli diventano sempre cioè un maggior numero di ostacoli va a impedire la comunicazione, rendendo quindi anche più limitata la copertura delle antenne. Introducendo questi smart radio devices è possibile aumentar la copertura di singole antenne e ridurre il costo, perché un conto è installare numerose antenne all'interno della città, un conto è introdurre questi devices che sono comunque hanno un costo molto ridotto, sono semplici microchip installati su una piattaforma, ecco, e quindi anche per gli operatori, ecco, ha un costo diverso. E in particolare di cosa ti stai occupando tu nella tua ricerca? In particolare adesso ho iniziato a sviluppare la parte software di gestione delle reconfigurable intelligent surfaces, che sono queste specie di array di antenne. È un quadrato formato da tante piccole antennine di una configurazione variabile, che vengono appunto installate. Io mi occupo di gestire la comunicazione tra la smart radio devices che dovrà direzionare il segnale e la base station. E una curiosità, quanti dispositivi possono collegarsi con questa modalità tutto personalizzata? Immagino che il numero non sia infinito, ad una sola antenna. Una sola smart radio, Esatto. ma questo dipende dalla configurazione, nel senso che se parliamo di un cioè quello che cambia, installando questi dispositivi è il coverage, non il numero di Mh. dispositivi che possono essere connessi contemporaneamente, perché quella comunque è una gestione che viene fatta a livello station, quindi centralizzata.
Grazie mille a Viola Bernazzoli del Politecnico di Milano. Grazie, buona giornata.